Eccoci qui ragazzi, bentornati sul canale. Sono uscite le date e gli scontri del girone di Champions del nostro Napoli e è doveroso fare un raffronto con le squadre e le partite che ci aspettano in campionato a ridosso degli scontri di Champions. Io ho già dato uno sguardo. Diciamo che fine novembre, inizio dicembre, un tantino piccante. Per il resto, gli scontri che sono a ridosso della Champions sono abbordabilissimi, anche se ci sono delle cose da analizzare. Volevo farlo con voi. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, se siete d'accordo con me, con questa visione che posso avere, ma anche se siete in disaccordo, la sezione commenti è il posto giusto per confrontarsi. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, attivate la campanella delle notifiche così restate aggiornati sui contenuti e andiamo a vedere le partite tra campionato e Champions League. Il Napoli comincerà con il Braga, la seconda con il Real Madrid a Napoli e la terza con l'Union Berlin in Germania, due fuori e il Real Madrid in casa, le prime tre di Champions. Nella prima partita di Champions, il 20 di settembre, il Napoli affronterà il Braga in Portogallo. Da non sottovalutare, è la prima partita, è una squadra che gioca palla a terra, il divario tecnico c'è assolutamente, dobbiamo far valere anche quel minimo di esperienza che abbiamo acquisito nella massima competizione europea. Prima del Braga c'è il Genoa a Genova, Genova-Napoli, il 16 di settembre. Partita abbordabile sulla carta, anche se le devi comunque giocare tutte, però prima del Braga, partita che puoi gestire anche diversamente in vista della prima di Champions. La seconda di Champions, il 3 di ottobre, vede impegnato il Napoli con il Real Madrid al Maradona. Ospitiamo la squadra di Ancelotti, la partita prima di campionato è Lecce-Napoli. Diversa assolutamente da Genova-Napoli, per il campo ostico e sarà ostico a tutti quanti. E poi bisognerà vedere il Lecce come ci arriva ad ottobre, ma dal punto di vista del calcio giocato e di automatismi che sono più oleati, il Lecce secondo me è anche un tantino avanti al Genoa, da non sottovalutare, ma abbordabile come scontro. L'Union Berlin-Napoli il 24 di ottobre, la terza partita del girone. Prima in campionato vede impegnato il Napoli a Verona. Verona-Napoli, differenza tecnica tra le due squadre, però trasferta difficile e insidiosa, diciamo. Quarta giornata di Champions, si ricomincia con l'Union Berlin ovviamente e poi a ritroso Real Madrid e Braga. Union Berlin l'8 di novembre, prima il Napoli ha il derby con la Salernitana. Scontro che eh, non è per niente semplice. Fuori casa a Salerno è sempre un derby e poi c'hai la quarta partita di Champions League. Diciamo che nella quarta partita di Champions qualcosa si comincia a delineare per punti fatti. Io mi auguro che il Napoli non arrivi a giocarsi la qualificazione in Champions nell'ultima gara, perché mo ci arriviamo adesso, ci sono degli incroci nelle ultime due che non mi piacciono. Comunque Salernitana-Napoli in campionato, Union Berlin la quarta di Champions l'8 di novembre. Arriviamo alla zona calda. Real Madrid-Napoli il 29 di novembre e il Napoli prima del Real Madrid al Bernabeu, all'Atalanta a Bergamo. Due trasferte, una più difficile dell'altra. Assolutamente il Real Madrid più difficile dell'Atalanta per la differenza di valori in campo tra le due squadre, però è uno scontro diretto anche quello con l'Atalanta, quindi bisogna tenere l'asticella e la concentrazione ben alta. 26 e 29 novembre i due scontri. L'ultima partita del girone Napoli-Braga, il Braga viene al Maradona, prima del Braga il 12 di dicembre, 12 dicembre Napoli-Braga, la partita prima del Braga è Napoli e Juventus-Napoli, scusate, la Juve a Torino. Ecco perché alla fine del girone di Champions ci sono questi scontri in campionato che diciamo rompono un po' le scatole, però ci arriviamo alla mia visione della cosa perché poi volevo un attimo dirvi come la penso. Napoli-Braga il 12 di dicembre,
il Napoli riprende il campionato dopo le 6 partite di Champions con Napoli-Cagliari. Tutto sommato degli incroci che non sono malaccio, a parte la fine appunto del girone, dove troviamo Atalanta e Juventus a ridosso di Real Madrid e Braga. Allora, il punto primo che volevo analizzare è: abbiamo Genoa, Lecce, Verona e Salernitana a ridosso delle 4 partite di Champions. Negli anni passati non è stato sempre così, perché il Napoli ha avuto degli scontri diretti quasi sempre, 1 o 2 scontri diretti tra ottobre e novembre a ridosso della Champions, che facevano sì che il Napoli mantenesse una concentrazione altissima, l'asticella sempre lì, e facendo anche grandissime prestazioni e vincendoli molte volte gli scontri diretti a ridosso della Champions. Non voglio che cali l'attenzione, perché dici: ma io ho Genova, Lecce, Verona e Salernitana, qua facciamo turnover, là gioca Tizio, Caio e Sempronio, e si buttano punti in campionato che non devono essere buttati. Però d'altra parte meglio avere 4 squadre dove tu tecnicamente puoi dire la tua e sei assolutamente superiore a ridosso degli scontri di Champions, con un turnover ponderato, perché sicuramente si farà turnover a ridosso della Champions, la rosa è lunga, si può fare assolutamente, ma ponderandolo puoi portare a casa punti sia in Serie A che in Champions League. Il problema sorge Real Madrid-Napoli il 29 di novembre e Napoli-Braga il 12 dicembre, con la Juve prima del Braga e l'Atalanta prima del Real. Il Napoli deve essere bravo la dico proprio schietta e sincera, nelle prime 4 di Champions devi fare 9 punti. 9 punti. Arrivi con 9 punti a giocarti poi le ultime 2 del girone. Non voglio dire che ti basta un'altra vittoria e passi il turno, però 9 punti su 4 partite è tanta roba, e non rischi di far capitolare tutto poi con Atalanta, Real Madrid, Juve e Braga. 4 partite che possono essere insidiose, soprattutto se ti vai a giocare la qualificazione in Champions all'ultima giornata del girone, oppure stecchi con il Real, c'hai la Juve sempre a Torino, non lo sai come va a finire e ti devi giocare tutto col Braga all'ultima? Assolutamente no. Quindi solo non è un problema, ma è solo una considerazione sul tenere l'attenzione alta all'inizio del girone fino a inizio dicembre, e poi ci sono appunto questi 4 scontri con Juve e Atalanta a ridosso, nei quali c'è bisogno del miglior Napoli assolutamente. Questo, ragazzi, era quanto per gli incroci tra campionato e Champions League del nostro Napoli. Vi auguro una bellissima giornata, sempre Forza Napoli, ciao.